Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo di digiuno. Il digiuno è un potentissimo strumento di guarigione. Grazie al fenomeno che è detto autolisi, l'organismo che non riceve il cibo mangia se stesso in maniera intelligente, cominciando dal grasso e dalle parti malate. Come ho scoperto il digiuno? Io ho iniziato a informarmi sul digiuno nel 2008, quando il mio compagno scoprì di avere un tumore che era già grande ed era inoperabile. Lessi e mi informai su tutte le tecniche alternative possibili, alternative alla medicina tradizionale, ma io sinceramente non ebbi il coraggio di proporgliele perché lui credeva nella scienza e così se ne andò. Se ne andò dopo 7 mesi di cure tradizionali e di sofferenze. Contemporaneamente io iniziai ad ammalarmi di polmoniti ricorrenti, anche se i polmoni sono sempre stati, il mio punto debole fino a quando ero bambina. E da quell'episodio ho iniziato ad avere polmoniti ricorrenti anche 2-3 volte l'anno. E fin tanto che i medici dell'ospedale che mi seguivano mi dissero chiaro e tondo: signora, veda di non ammalarsi più perché è già sotto cura con i più forti antibiotici disponibili e se questi non dovessero più funzionare, per lei non ci sarebbe speranza di vita. E insomma, fu tosto sentirsi dire questo. E comunque quando al quadro di polmoniti si aggiunse anche un inizio di degenerazione cellulare a livello dello stomaco, compresi che era arrivato il mio momento e quindi mi decisi a sperimentare il digiuno. E provai dapprima per un giorno, poi per 3 giorni, poi per 7 giorni, seguendo i consigli di Salvatore Paladino. E il risultato è che dal 2015 non mi sono più ammalata e anche la mia vita è completamente cambiata. Ovviamente poi ho fatto altri periodi di digiuno, però diciamo che i fondamentali sono stati quei primi. E quindi vediamo cosa succede durante il digiuno, in breve. L'organismo a digiuno, dopo un paio di giorni di adattamento, attiva l'autolisi, un processo che gli permette di trarre il nutrimento bruciando le sue stesse cellule a partire dal grasso e dalle parti che sono malate e inutili. In questo periodo la lingua si copre di una patina biancastra e sia il sudore che le urine possono assumere un odore forte per via delle tossine che si stanno espellendo. Quanto dura un digiuno? Diciamo che l'organismo emette precisi segnali. Il primo di tutti è la fame. Perché? Durante l'autolisi la fame scompare. È come se il corpo fosse in qualche modo felice, diciamo così, di liberarsi delle parti malate. E quando queste parti malate sono esaurite, prima di iniziare ad aggredire la muscolatura e le parti vitali, la lingua ritorna rosea e ritorna prepotentemente lo stimolo della fame. Questo è il segnale che è arrivato il momento di interrompere il digiuno. Il digiuno agisce su tutto il corpo, andando a risanare dove c'è bisogno, a differenza della medicina che, intossicandoci con i suoi elementi sintetici, cerca di curare una parte o l'altra come se fosse un'automobile. Abbiamo male alla caviglia, prendiamo qualcosa per la caviglia, abbiamo male alla spalla, prendiamo qualcosa per la spalla. Con un periodo di digiuno guarisce il corpo intero, guarisce quello che c'è da guarire. Non siamo noi a decidere, ma è l'organismo stesso che sa dove andare a lavorare per risanarsi. Come affrontare un digiuno? Diciamo che è utile ritirarsi dalle attività quotidiane e dai contatti sociali, perché spesso non sono preparati a supportarci in questo periodo e rischiano di farci del danno ancora con le loro ansie e le loro paure. Quindi conviene
essere a digiuno non solo di cibo, ma anche di contatti appunto sociali, internet, telefono, insomma ritirarsi per un periodo, un po' come fanno gli animali quando sono malati, si ritirano, si mettono in un angolino buoni buoni qualche giorno e poi insomma gli torna l'appetito e l'animale guarisce da sé. Durante il digiuno i parassiti muoiono, e questo è importantissimo perché abbiamo già parlato dei parassiti e la carenza di nutrimento porta alla loro morte. I parassiti vivono in noi perché traggono da noi le sostanze vitali e in noi trovano l'ambiente necessario al loro sviluppo, alla loro procreazione. Nel momento in cui noi smettiamo di nutrirci, i parassiti non ricevono più cibo e muoiono. E per questo è molto, sottolineo molto utile accompagnare il digiuno con il clistere, e vedi il video. Per esperienza personale il clistere fa un'enorme differenza ed aiuta anche ad alleviare alcuni sintomi della detox, nel senso che se noi abbiamo preso per tanti anni farmaci, abbiamo avuto comportamenti alimentari diciamo allegri eccetera eccetera, possiamo essere carichi di tossine e queste tossine da qualche parte devono uscire, di sopra, di sotto, dalla pelle. Se noi aiutiamo regolarmente con i clisteri, diciamo che questo rilascio di tossine è meno pesante e meno invasivo. Altro punto importante, nel digiuno si ha una maggiore lucidità, sia a causa della nutrizione a corpi chetonici che per via del cambiamento delle abitudini è facile sperimentare una maggiore lucidità e chiarezza di pensiero. Questo è un altro elemento molto importante perché il digiuno opera in noi una trasformazione profonda. Quali sono gli elementi di supporto al digiuno? Nella mia esperienza personale io ho integrato al digiuno la meditazione, l'applicazione dell'argilla e l'utilizzo dei fiori di Bach. Questo perché? Perché appunto, come ho già detto, durante il digiuno avviene una modificazione profonda dell'organismo a tutti i livelli e attraverso queste tecniche, che non sono prettamente fisiche corporee ma sfociano diciamo nel campo vibrazionale, andiamo appunto a stimolare la nostra capacità vibratoria per risonanza. Come interrompere un digiuno? È importantissimo interrompere il digiuno per gradi, iniziando con succhi freschi di frutta acquosa, tipo arance, meloni, anguria, insomma poco per volta, un morsino per volta, magari dopo un paio d'ore un'altra cosa, insomma non tutto assieme, assolutamente, mi raccomando. Ed è importante reintrodurre i vari cibi per gradi, questo per dare modo allo stomaco di ricominciare a produrre l'acido necessario alla corretta digestione. È importantissimo perché una buffata dopo il digiuno è pericolosa e va evitata. Possiamo dire che la parte, tra virgolette, più pericolosa del digiuno è proprio la rialimentazione, perché a seconda di quanti giorni siamo stati, il nostro stomaco non è più preparato e quindi sovraccaricarlo di cibo può dare effetti veramente sgradevoli, indesiderati e pericolosi. Quindi, in breve, ho cercato di riassumere di concentrare qualche informazione sul digiuno, ma se tu vuoi più informazioni sul digiuno, se vuoi essere seguito a casa tua, oppure se vuoi venire alla Corte delle Farfalle per un periodo di ritiro, contattaci ai link che ti lascio in descrizione. Iscriviti al canale, metti un like al video, attiva la campanella per restare aggiornato sulle ultime novità, così ci potremo tenere in contatto.
Questa è la pillola igienista di oggi, un abbraccio da Isa, ciao, a presto!